Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di luglio 2026. Voglio vedere che cos'era. Il diavolo. Ok ragazzi, abbiamo il carro, carta di movimento, di spostamento, di scelta, di direzione, di comando, di controllo anche mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Abbiamo un 5 di spade, un 9 di bastoni, dieci di bastoni, asso di coppe, 8 di bastoni, temperanza, il mago, vediamo come terminiamo. Abbiamo l'appeso ragazzi. Ok, allora adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento generale del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro e in un secondo momento andiamo a vedere settore per settore. Tenete presente che per tutto luglio è attiva la promozione sulla lettura semestrale. È una lettura su 3 livelli, quindi spirituale, relazionale e materiale, e per ogni informazione mi potete contattare via mail. Ok, andiamo a vedere il 5 di spade, 3 di spade e abbiamo il cavaliere di spade. Tanta mente, diciamo, in questo momento iniziale. Il 5 di spade è una carta che ci parla di confusione, io ho come l'idea che stiate metabolizzando, abbiate bisogno di metabolizzare qualche cosa che probabilmente o dovete sacrificare o vi ha fatto male. Con questo 3 di spade potrebbe esserci una sofferenza latente che vi sta un po' mandando in confusione, mi verrebbe da dire, vi sta dando da pensare. C'è anche un 9 di bastoni dopo. Il 9 di bastoni è una di quelle carte che parla di qualcuno che ha già preso un colpo, ha già avuto una ferita, e qui abbiamo il 3 di spade, e quindi ho la sensazione che nella terza settimana di luglio potreste effettivamente alzare delle barriere verso qualcuno, verso qualcosa, o mi verrebbe anche quasi da dire, adesso che siamo all'inizio della lettura, verso il mondo. Andiamo a vederlo questo 9 di bastoni. Abbiamo un fante di coppe e un matto. Per qualcuno potrebbe riguardare una questione con dei figli, quindi dipendendo dall'età che avete potreste essere voi i figli oppure potreste essere i genitori, o comunque c'è un tema. Se non fossero i figli,
Può essere un nuovo inizio, eventualmente con un progetto, un lavoro. È come se ci fosse qualche cosa che non vi è chiaro, che vi ha fatto soffrire e mi viene da dire ci fosse un tentativo di riparazione o un tentativo di compensazione di qualcosa. Andiamo a vedere 10 di bastoni perché qua si tratta di lasciarsi indietro le proprie aspettative e anche responsabilità che non sono vostre, tipo, me ne viene in mente una e ve la dico, che gli altri siano felici, non è una vostra responsabilità. Ognuno di noi è responsabile per la propria felicità, noi per la nostra, gli altri per la loro. Allora, qui abbiamo un 7 di pentacoli e la torre. Datemi una carta per la torre. Cavaliere di pentacoli. C'è qualcosa con il ritmo. Ehm, non so se uno dei due avanza, va avanti più velocemente dell'altra parte, o se magari è la situazione che per esempio è bloccata, voi andreste avanti, o voi siete insicuri, volete star fermi mentre la situazione evolve. C'è un tema con il ritmo, è come se si dovesse cambiare un ritmo, una dinamica. Fatemi sapere che cosa fa riferimento questo per voi. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Ruota della fortuna e sole. Sì, potrebbe essere, sapete che la parola figli e la parola progetti nei tarocchi sono interscambiabili. Potrebbe essere un nuovo progetto che siete lì per far partire. Vorreste farlo partire, ma c'è questa ruota della fortuna al contrario. È come se di nuovo mi parla di schemi di comportamento, di dinamiche e rivedo un po' la torre. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 5 di bastoni. Potrebbe essere necessario rivedere o ridiscutere certi temi, certe routine, certe dinamiche quotidiane, temi di lavoro, sistemi, orari. O non lo so, se ci sono dei figli di mezzo, per esempio, potrebbe essere necessario per qualcuno dover cambiare turni di lavoro per riuscire a, come dire, a far sì che i bambini siano sempre con un adulto. Io avevo un'amica che lavorava a turni alterni col marito per non dover pagare una babysitter. Allora, abbiamo un 5 di bastoni e un 9 di spade. 9 di spade ce l'avete... No, no, scusate, questo è di bastoni. Sì, ma come vi dicevo, sento che è come se dovesse semplicemente chiacchierare, esporre certi temi per togliervi da certe preoccupazioni, per stare più al sicuro, mi viene da dire. È come un, ok, se succede questo che cosa facciamo? Se succede quell'altro che cosa facciamo? Io credo che qui questo tre di spade, sì, per qualcuno è un dolore, per qualcun altro è in realtà il sacrificio fisico che magari dovete fare per gestire tutto in questo momento. Magari perché è luglio, i bambini sono a casa da scuola, i centri estivi magari non so se sono ancora aperti, comunque credo di sì. Non lo so, X motivi. Fatemi sapere però come vi risuona. Andiamo a vedere la temperanza. 2 di coppe e 9 di pentacoli. Wow! C'è come un momento di calma, di rigenerazione, di maggiore indipendenza per voi o voi e l'altra persona, se è una persona o una situazione, cioè sento come se ci fosse un momento di appianamento, un momento di ok, abbiamo trovato una quadra, abbiamo trovato una soluzione, così può funzionare. Andiamo a vedere il mago. Difatti avete il carro, qui si tratta di dare una direzione a certe cose. Io sento che il nodo è un po' qua, secondo me. Nella terza settimana di luglio si tratterà di cambiare certi schemi di comportamento, certe
certi modi di fare, certi orari, sento che ha molto a che vedere o con le spese o con i ritmi di qualcosa. Può anche fare riferimento, se siete in vacanza, al dover interrompere i ritmi incalzanti dell'attività lavorativa. Non so se capita anche a voi, i primi giorni di vacanza uno mantiene il ritmo con il quale arriva, poi dopo 3-4 giorni ci si comincia un po' a rilassare di più, no? Cioè si guarda meno il telefono piuttosto che l'orologio, non lo so, a me succede. Allora, regina di coppe e 4 di spade. 4 di spade è una carta che mi ricorda comunque la temperanza. C'è come una parte che potrebbe risanare dentro di voi, ragazzi. Andiamo a vedere l'appeso. Imperatrice e 3 di pentacoli. 2-3, carte di crescita, di prosperità. Io credo che qui andrete pensando a quale sarà la vostra prossima mossa per creare abbondanza, per creare prosperità, per andare verso la crescita. Allora, vi posso dire che se il tema per voi sono i figli, se state cercando di concepire un figlio, io luglio lo vedo un ottimo periodo per provarci, ma ottimo ragazzi. C'è la gravidanza, ci sono varie carte che mi indicano qualche tema molto positivo con i figli, ecco, mettiamola così. Va bene, adesso andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Secondo me c'è possibilità di iniziare qualcosa di nuovo. Sinceramente non ci sono carte di contratti, ragazzi, quindi la vedo un po' duretta. Potrebbe essere qualche lavoro saltuario, qualche lavoro dove andrete a aiutare magari con dei bambini, potrebbe essere qualche babysitteraggio, qualche festa di compleanno, qualche lavoro come aiutante intorno a neomamme, gravidanze e bebè, ok? Lì vedo tanta opportunità di lavoro. Potrebbero anche essere i nuovi progetti, le start-up. eh, e anche nella zona turistica, ovviamente siamo in estate, giustamente. Sì, nella zona turistica dove c'è dell'acqua, quindi laghi, fiumi e ovviamente mare. Per le persone che sono occupate, dunque, preparate gli artigli. Io ho la sensazione che qualcuno di voi possa non essere in un buon periodo a livello lavorativo, potrebbero esserci gelosie, pettegolezzi, rompiballe intorno a voi, insomma. Però con questo cavaliere di spade ho la sensazione che poi ditemi voi, segnatevelo sul calendario, sull'agenda, sul telefono, però a cavallo tra la terza e la quarta settimana, o come mi dicono venerdì, o come in testa venerdì della terza settimana di luglio, però se vi ricordate, datemi un feedback, per me è importante. Io sento che potreste avere una discussione importantina con qualcuno, con qualche collega, secondo me è un collega. Per qualcuno potrebbe essere un capo, dove non farete sconti a nessuno, cioè metterete a tacere questa persona una volta per tutte. Ho proprio questa sensazione di adesso basta e la farete diventare alta così. Questa sensazione ce l'ho molto molto forte. A parte questo, che non è roba da poco,
Sento che con queste carte alla fine del mese, cioè per la serie che darete ehm, questa lezione a questa persona e da lì in poi le cose, io sento che con questa imperatrice finale potreste anche guadagnarvi la stima e il rispetto di altri colleghi, potreste addirittura arrivare ad avere dei seguaci, ok? Non è per stimolare lo spirito di vendetta, ci mancherebbe, però ci sono certe persone che, cioè, sì che porgo l'altra guancia, però dopo un po' non ne ho più, le ho finite e quindi, voglio dire, a tutto c'è un limite, ecco. Poi, per le persone che sono autonome, io sento che c'è una buona possibilità di nuovi progetti, soprattutto con queste carte iniziali che vedevamo, però anche lì c'è come da, soprattutto se avete già collaborato con una persona, se sono già progetti che avete provato a tirar fuori e che non hanno funzionato, piuttosto che servizi o prodotti che vendete o dipendenti, perché per qualcuno potrebbe essere un dipendente, anche qui sento che metterete le cose in riga. Uno, vi toglierete delle aspettative, con questo 10 di bastoni è come se vi rendeste conto che non aspetto più che questa persona impari. Da adesso in avanti, se non si fa come dico io, ci saranno conseguenze, ok? È un po' come perché avete torre e ruota della fortuna, bisogna cambiare le dinamiche. Se volete uscire da questo 5 di spade, da questa confusione, da questi conflitti, da questa sofferenza, da queste delusioni, è ora di cambiare registro. E qui lo farete e metterete a posto questa persona e le cose da qui in avanti si riequilibreranno con questa temperanza e arriva poi anche il mago come un inizio di una nuova routine. Io sento che con questo mago osserverete come vanno le cose, però sì che sarà positivo questo cambio, ok? Bene. Parliamo di progetti. Io sento che la parte progettuale, figli, creativa, diciamo di creazione, avete anche l'imperatrice lì alla fine, queste nuove idee che potrebbero arrivare qui, abbiamo un asso di coppe qui. Secondo me ci sono un mago, ci sono buone probabilità che tutto quello che è la parte progettuale o inizi o prenda forma o che vi arrivi qualche nuova idea geniale per farvi uscire come da questa impasse, da questo momento confusionale, ok? Vi dico, potrebbe essere proprio una persona vicino a voi che fa parte della vostra famiglia di anime, con la quale c'è fiducia, stima, rispetto, che vi darà quella scintilla in più, quell'informazione in più che vi serve per creare il progettone. Parliamo di soldi. Bah, non vi potete proprio lamentare, eh? Siete con le spalle coperte e con l'economia in crescita, nuovi accordi, nuove alleanze, questa ruota della fortuna che è vero, è girata al contrario, ma è lì, c'è. Quindi ci sono come nuove possibilità per guadagnare. Vi sento bene, la parte economica la sento bene, anzi avete forza economica per investire in qualche progetto creativo, piuttosto che nel fai da te, piuttosto che cucito. Mi parlano di cucito, non so perché, magari a qualcuno risuona. E pittura. Ok, parliamo di relazioni, ragazzi. Quindi della parte emotiva. ehm, A livello familiare, allora la sensazione che ho è di non aspettarvi, cioè con questo carro andate avanti per la vostra strada. Non vi aspettate che vi diano conferme, che siano d'accordo con voi, che seguano i vostri ritmi, che facciano quello che vi aspettate. Andate avanti per la vostra strada. Ho come la sensazione che in questo momento la famiglia potrebbe essere solo un peso da trascinare. Però non è che ci siano problemi, perlomeno non più di quelli che già potrebbero esserci, diciamo così. Ehm, Parliamo di relazioni romantiche. Allora, io qui
se siete single e non avete proprio nessuno in testa, che arrivate da un periodo abbastanza tosto, mi verrebbe da dire, perché c'è comunque un 3 di spade, un 5 di spade, c'è ancora bisogno di comprendere, di capire, di metabolizzare qualche tipo di ferita. Secondo me qualcuno di nuovo lo potreste incontrare in questo periodo. Ritmi diversi anche per voi, come vi dicevo prima, però voi andate per la vostra strada, ok? Prendetevi il tempo che vi serve per capire, per comprendere, per chiarire. Qui abbiamo un 8 di bastoni, qui il segreto è parlare. Cercare spiegazioni, fare domande, essere curiosi. ehm, è come se aveste bisogno di rassicurazioni, sento, ma dovete cercarle senza chiederle esplicitamente, cioè girateci un po' intorno, ho come quest'idea. Poi le cose migliorano. Io ho l'idea che con questa temperanza sarete rassicurati, avrete le rassicurazioni che cercherete da questa nuova persona. Vi faccio un esempio di rassicurazione. Si parla un po' in generale, andate sondando, chiedendo, non lo so, hai mai tradito? Per dire, no? E la persona chiaramente può dirvi di no, anche se è un sì, però in base a come gesticola, in base a quanto nervosa diventa rispondendo a questa domanda, voi vi potete rendere conto di se è più una verità o no. Ok? C'è una playlist nel percorso di crescita, nella sezione degli abbonati, la playlist 2, dove lì spiego queste cose, il comportamento il linguaggio non verbale, credo di averla chiamata, non mi ricordo più. Quello che il corpo dice, no? Non so come l'ho chiamata, è la playlist 2 comunque. Perché ci sono proprio dei modi per capire quando l'altra persona dice o no la verità. Comunque, al di là di questo dettaglio, ehm, sento che ha un potenziale questa nuova conoscenza, le cose poi vanno verso un qualche cosa di concreto, 3 di pentacoli imperatrice, 2 carte molto concrete, ed è vero che con questo appeso inizierete come a vedere lati che prima magari non avete visto o tendevate a vedere in modo, come vi posso dire, guardingo, in modo incredulo, in modo sospetto quasi. Parliamo di relazioni, quindi per chi avesse qualcuno in testa, se state frequentando una persona in modo ufficiale, allora c'è qualcosa che vi ha ferito qui. Io credo che potrebbero esserci state delle discussioni o potrebbero esserci nel futuro delle discussioni inerenti a qualche cosa che vi ha fatto star male, qualche cosa che vi ha ferito, è come se foste decisi a chiarire. Ed effettivamente, ragazzi, secondo me farete bene perché vi renderete conto poi parlando con questa persona, cercando di capire, di comprendere. Arriva poi la temperanza, quindi io sento che si chiarisce effettivamente, vi sentirete più sicuri e nell'ultima parte di aprile, perché ho detto aprile? Può essere qualche cosa che è successo ad aprile allora. Nell'ultima parte di luglio c'è come un costruire qualche cosa di nuovo, un far crescere quello che già c'è. È come se qui ci fosse una sorta di battuta d'arresto e poi, ok, si ricomincia a far crescere la relazione. E qui si apre un po' il tema figli, se siete in relazione da un po' e volete far crescere la famiglia, perché le carte finali, ragazzi, sono un 3 di pentacoli e l'imperatrice che è un 3. Qui abbiamo una regina di coppe che in questo mazzo, guarda caso, è disegnato come una donna incinta. Qui abbiamo un 9 di pentacoli che in altri mazzi può fare riferimento a una donna incinta. Abbiamo una carta di figli, figli, figli. Vi dico, figli, c'è anche il sole, tante carte di figli, quindi se state cercando un bebè può essere un buon periodo. Per le persone che sono in una relazione
indefinita, clandestina, difficile. Allora, qualcuno cerca di riparare. Questo potrebbe valere anche per il gruppo prima, nel caso ci fossero già state queste discussioni. Con questo fante di coppe, la carta del matto, la torre, la ruota della fortuna, io sento che c'è come un tentativo di riparare, di andarci più con calma, di riprovarci, sento come una cosa di questo stile. O è come un proviamoci cambiando qualcosa, vediamo come va nel caso sia io che tu cambiassimo questo modo di fare o questo modo di comportarci che ci dà tanto fastidio o che ci crea problemi. Perché c'è comunque un cambio di dinamiche qui, eh. Sento che anche per voi le cose si appianano. Se foste in silenzio stampa, con questo 8 di bastoni, sento che potrebbe arrivare una comunicazione, finalmente. Non so se poi vi vediate, per chi fosse in silenzio stampa, perché c'è comunque ancora un appeso alla fine, però perlomeno una comunicazione sì che arriva. Per tutte le altre persone sento che c'è come un poter parlare di qualche cosa di concreto, il poter andare avanti nel... Mi viene da dire nel pensare a qualcosa di concreto, perché comunque c'è sempre questo appeso di base. Quindi sì, come possiamo costruire, però poi è vero che avete il mago, che è una carta di azione, una carta molto yang, però è anche vero che è supportata da un'energia che è un ritiro spirituale e un saliscendi emotivo, quindi sapete, un reale fare non lo vedo, è più un pensiamo a come fare, secondo me. Wow, super lettura, amici dei gemelli. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ditemi come vi è risuonato nei commenti. Bellissima, bellissima carta. Carta numero 22, mi viene subito in mente il vostro segno, che è doppio, 22. Non poteva capitarvi carta migliore e dice benedetti. Quindi, qualsiasi sia il momento che voi stiate passando, attraversando, con questa ruota del destino, secondo me siete guidati, ragazzi. E la cosa che mi colpisce è che in questo mago i denari sono rappresentati come una ruota. Secondo me c'è un qualche tipo di passaggio che state effettuando e che andrà solo meglio. Ok, ragazzi? Sento che è un periodo dove tirerete un po' fuori i cosiddetti, gli attributi, metterete in riga chi dovete mettere in riga e questo servirà effettivamente per concretizzare o perlomeno per guardare ad un nuovo futuro. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche in quella sezione tratto il tema delle credenze divise per settore, però lì ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di linguaggio non verbale, come vi ho accennato prima. Insomma, ci sono tanti temi che sono praticamente tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B, vanno viste parallelamente quelle due. E niente, detto questo ragazzi, io vi auguro il meglio, vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!